Il regolamento di Dublino è un regolamento europeo che tenta di regolare l'asilo e le richieste di asilo, la distribuzione dei richiedenti asilo all'interno dell'Europa, quindi tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Di fatto, in concreto, funziona così, che nel momento in cui una persona arriva in uno Stato europeo, il primo Stato europeo in cui arriva sarà lo Stato competente ad analizzare la sua domanda di asilo. Negli anni è stato un regolamento molto discusso, soprattutto dai paesi che in qualche modo si trovano nella zona, diciamo, di frontiera. Anche se c'è sempre da dire, quindi come per esempio l'Italia o come per esempio la Grecia, anche se c'è da dire che per moltissimi anni le persone che arrivavano in Italia e che arrivavano in Grecia magari non lasciavano traccia della loro permanenza, della loro presenza in questi paesi e riuscivano ad andare a formalizzare la domanda di asilo nei paesi del nord Europa. Di fatto però bisogna ricordare che il regolamento di Dublino stabilisce lo Stato competente ad analizzare la domanda di asilo. Nell'ultima versione del regolamento, cioè quella del 2014, c'è stata anche la possibilità per uno Stato di andare in deroga a questa prima versione del regolamento e che quindi stabilisce che il primo Stato d'ingresso è lo Stato competente all'analisi della domanda e per uno Stato adesso c'è anche la possibilità in realtà di decidere di essere lo Stato competente. Il caso più noto di questa possibilità che il regolamento di Dublino offre è quello della Germania nel 2015 che decise di farsi carico delle domande di persone siriane che erano arrivate in Germania nell'estate appunto del 2015, nonostante queste stesse persone prima di arrivare in Germania fossero transitate per altri paesi europei e quindi la Germania non sarebbe stato il primo paese competente per l'analisi delle loro domande, ma invece andò in deroga a questo principio di Dublino per far suo un altro principio che è quello appunto della capacità, della possibilità di uno Stato di decidere di essere competente. Per cui diciamo nel dibattito politico sia nazionale che sovranazionale, quindi nel dibattito politico europeo, il regolamento di Dublino è sicuramente molto discusso perché è a vantaggio di alcuni stati e a svantaggio di altri, però può anche offrire delle possibilità. Sicuramente però l'aspetto più discusso e più controverso del regolamento è che in qualche modo non lascia libera la persona di decidere quale sarà lo stato in cui formalizzare la domanda di asilo.